Allora, oggi sono qui con un'altra scatola, come puoi vedere, con un qualcosa che desideravo veramente da tantissimo tempo. Lo so che se tu mi segui da un po' sai che queste cose le ho dette anche quando ho preso il microfono, il SE Electronics, il Dynacaster, perché insomma avevo visto un sacco di review, sembrava sulla carta pazzesco. Nel mio caso non mi è piaciuto tanto e l'ho restituito. In questo caso invece sono più che sicuro che questo che c'è qui dentro sarà meraviglioso. Scopriamolo insieme. Allora, proviamo ad aprirlo senza distruggerlo. Di solito cerco di non distruggere le scatole perché metti che devo fare un reso oppure decido di vendere altri strumenti e mi servono scatole. Quindi cerco di fare con calma. So che questo probabilmente è il peggior unboxing del mondo, ma chi se ne frega. Vediamo se è tutto. Questo non ci interessa. Ecco qui. Dov'è? Eccolo. Non so se è a fuoco. Questo. Il CAD E100SX. Un microfono, almeno per quello che, spero che non mi deluderà anche lui, ma almeno per quello che ho visto, è un microfono incredibile. Lo apriamo insieme. Piccolo manualino di istruzioni. Un QR code. Questo spugnoso. Una descrizione, warning, dei gancetti di ricambio. Eccolo qui. Oh mio Dio. Ma è o non è la cosa più bella del mondo? Guarda. Caspita. Praticamente qui ha un filtro, un high pass filter e un pad, un attenuatore a meno 10 decibel. Ha con sé già il... Ora devo capire, per evitare di distruggerlo, come si aggancia e si sgancia l'affarino qui per attaccarlo all'asta. Madonna, che bello. Quello che avevo visto online sembrava molto più piccolo in realtà, invece è un microfono abbastanza grande. Caspita, non vedo l'ora di provarlo. Sai che c'è? Adesso lo proviamo subito. Resta lì. Ok, prendo la mia fidata asta componibile della Rode. Non ricordo come si chiama, ma se vuoi te la metto in descrizione. È bellissima. Ecco, per esempio, una cosa che non è uscita da dentro la confezione, perché mi sta un po' sul cavolo, è l'adattatore. Guarda, c'è soltanto quello grande, non c'è quello piccolo. Questo è veramente noiosa come cosa, perché di solito negli adattatori ci sono entrambi. Vabbè dai, facciamo che lo tengo in mano. Aspetta che trovo un cavo. Prova, ok. Ma spara tantissimo, provo a tenerlo a distanza perché è veramente fortissimo. Adesso sul Rodecaster gli ho dato l'alimentazione Phantom e gli ho dato soltanto 10 di gain e non c'è l'attenuatore, non c'è l'high pass, non c'è niente. Provo a tenerlo a questa distanza, ok? E vediamo come suona. In questo momento sto provando una review super veloce. Sto provando il CAD E100SX, un microfono che ho voluto veramente da un sacco di tempo. Ogni volta che vedevo video di questo microfono, della versione precedente, la S, non la SX, ho sempre pensato che potesse essere il microfono giusto. E adesso è uscita la nuova versione SX, che è un po' meno costosa rispetto alla precedente, probabilmente per la costruzione. Non è, credo sia cinese o comunque non sia più fatto in America, e quindi questo ha abbassato il prezzo. E tengo sempre d'occhio il gain, non vorrei clippare. E niente, penso che sia veramente fantastico. Poi fammi sapere cosa ne pensi. In questo momento sto entrando pulito nel Rodecaster. Mi sorprende tantissimo la spinta di questo microfono, perché 10 è veramente
pochissimo, non ho mai utilizzato 10, sempre almeno 20 di gain. Non c'è nessun effetto applicato e niente, questa è la prima impressione. Quindi questo microfono perché l'ho preso? E innanzitutto per fare la review sul canale, ma soprattutto perché sto cercando, se lo trovo, un'alternativa al Rode NT1. Il Rode NT1 è il mio microfono preferito, lo sai se mi segui da un po', e però siccome si può sempre trovare un microfono migliore, voglio provare questo, che secondo me potrebbe essere tranquillamente il suo successore. Cosa ne pensi? Mi fai sapere come senti il suono. Io in questo momento non lo sto sentendo perché come vedi non ho le cuffie, quindi sei tu in anteprima, anzi prima io in post-produzione del video, ma tu in anteprima stai sentendo questo suono. Ok? E ricordati che qui non siamo nella parte dello studio, quella super trattata acusticamente, siamo nella zona meno trattata, soffitto altissimo, finestrone gigante lì. Quindi, insomma, c'è un sacco ci sono un sacco di cose sulla scrivania che riflettono la voce, quindi probabilmente c'è un po' di reverbero o altro. Ma cosa ne pensi? Allora, lo proverò per un po' di tempo, dopodiché farò una review seria. Nel frattempo, grazie per aver guardato questa review e guarda quanto è bello. Secondo me è meraviglioso. Secondo me è meraviglioso. Ciao, adesso vado a giocare un po' col mio nuovo arrivato. Figata questo microfono, che figata. Madonna, ma quanto è bello.